E tu a cosa pensi quando pensi al bel paese? Alla pizza? Alla pasta? O magari a una Vespa rossa che passa per le stradine di Roma? L'Italia è anche questo, ma bisogna capire che in Italia c'è una varietà di cultura, tradizioni, cucina e modi di vivere la vita, e che in generale c'è una spaccatura tra nord e sud. L'Italia ha 20 regioni, ma se vuoi capire dove andare a vivere o quale vuoi visitare, è bene che tu conosca in generale le differenze principali tra nord e sud. Cominciamo con qualche cenno storico. L'Italia esiste dal 1861, cioè non da moltissimo. Prima di allora gli italiani vivevano in regni e parlavano le loro lingue. Anche dopo l'unità d'Italia, quindi anche al giorno d'oggi, gli italiani conservano una forte identità regionale. Ad esempio, alcuni ti diranno: siamo siciliani, siamo lombardi o siamo del Lazio. Il divario tra nord e sud ha profonde radici storiche. L'Italia meridionale, quindi l'Italia del sud, è stata dominata da arabi, greci, spagnoli. Il nord era invece dominato da francesi, celti e tribù germaniche. Tante delle differenze tra nord e sud Italia, che siano reali o che siano solamente degli stereotipi, derivano proprio da queste dominazioni. Se vuoi conoscere meglio gli stereotipi tra nord e sud Italia, puoi guardare due film: Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. Non ricordo esattamente quale sia il primo e quale sia il secondo, ma entrambi sono dei film molto divertenti, molto leggeri da guardare e che basano la propria comicità proprio su questi stereotipi e sulle differenze tra il Nord e il Sud Italia. Molte volte le differenze tra Nord e Sud Italia sono puramente delle generalizzazioni, e come ogni generalizzazione non si potrà mai essere 100% precisi. Ci sarà sempre una parte della popolazione che non rispetta la regola generale. Per questo motivo non bisogna mai giudicare nessuno in base a dei semplici stereotipi, e bisogna vivere la diversità come un qualcosa di positivo. Diciamo che un paese con questa diversità è un paese molto vivace, che ti può sempre sorprendere in base alla regione in cui ti trovi. C'è uno stereotipo molto famoso anche fuori dall'Italia, secondo cui gli italiani del nord tendono a lavorare molto, a correre a destra e a sinistra e pensano sempre al business, a lavorare e a guadagnare. In realtà è anche risaputo che gli italiani al nord tendono ad essere un po' snob, quindi a tirarsela, come diciamo in italiano. Al contrario, si pensa che al sud le persone siano più rilassate, pensino di più a godersi la vita e a non stressarsi molto. Questo è probabilmente dovuto al fatto che al nord Italia c'è più ricchezza e quindi l'industria è molto più presente al nord di quanto lo sia al sud, mentre il sud ha delle spiagge bellissime e un clima favoloso, e quindi magari questo porta le persone a volersi godere un po' di più la vita. Possiamo giudicare una persona del nord o una persona del sud basandoci su questo stereotipo? Ma assolutamente no. Io sono nato e cresciuto al nord Italia, ma conosco il sud molto bene. Questo perché i miei genitori vengono dalla Sicilia. Molti familiari e parenti sono in Sicilia e sono dei grandissimi lavoratori. Così come conosco tanta gente pigra al nord Italia, anche a Milano, che ha la fama di essere una città in cui si lavora sempre.
Se vogliamo descrivere la cultura del nord e del sud Italia in modo molto generale, possiamo dire che al nord troviamo una cultura alpina o germanica, mentre al sud troviamo una cultura mediterranea. Che cosa vuol dire questo? Beh, il nord Italia è molto vicino alla Svizzera e alle Alpi e questo significa che è influenzato dalle culture dell'Europa centrale. Questo diventa molto chiaro ad esempio analizzando i dialetti che si parlano al nord. Molti dialetti del nord Italia sono modellati da lingue francesi e germaniche, come il franco-provenzale, che si parla nella Francia centro-orientale e nell'Italia nord-occidentale. C'è anche l'italiano svizzero, in cui rientra il dialetto lombardo, cioè della Lombardia. Le culture che il nord ha adottato includono la cultura del bestiame e del formaggio, dove molti dei piatti sono simili alla regione dell'Europa centrale, come la polenta, la carne. Mentre il nord Italia è influenzato dalla cultura dell'Europa centrale, il sud si avvicina molto di più alla cultura mediterranea. Stiamo parlando di paesi come la Turchia, la Grecia, la Spagna. Stiamo parlando del calore e dell'abbondanza di olivi. Anche nel sud Italia troviamo molti dialetti che sono diversi l'un l'altro, come ad esempio il napoletano, il calabrese, il pugliese o il siciliano. La vita al sud Italia tende ad andare ad un ritmo inferiore rispetto al nord Italia. L'atmosfera è più calma e disinvolta. Si pensi ad esempio alla siesta, quel paio d'ore dopo pranzo in cui i negozi sono chiusi per una pausa pomeridiana. Ogni italiano dovrebbe essere orgoglioso dell'arte nel sud Italia. Si pensi ad esempio alla popolarità della canzone napoletana o dell'opera lirica, ma anche della cultura culinaria. La pizza è stata inventata a Napoli. Le differenze tra Nord Italia e Sud Italia possono essere molte. Quello che è importante da ricordare è che non bisogna mai giudicare nessuno in base agli stereotipi. Gli stereotipi esistono ed è anche sbagliato ignorarli. Bisogna utilizzare gli stereotipi con leggerezza per riderci su e senza prenderli con troppa serietà. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace e con un commento. Potete seguire la nostra pagina Instagram per tantissimo contenuto in più sull'Italia e sull'italiano e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!